Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un nuovo unboxing che praticamente mi è arrivato un pacco da qualche giorno dalla Seahook, quindi ringrazio Salvatore Nasti per avermi mandato questo pacco. Chiaramente già si intuisce di cos'è, perché chiaramente è un pacco un po' lungo, però è sempre bello aprirlo e vedere quello che c'è dentro. Andiamo subito ad aprirlo. Abbiamo, abbiamo l'arbalete della Seahawk, il veleno. Adesso lo sbagliamo completamente. È ben protetto, quindi come imballaggio per non farlo rovinare durante il trasporto. Allora, come ho detto, questo è il veleno, la misura è 95, il fusto è in carbonio e adesso andremo così a vederlo nel dettaglio, quindi vedendo le misure e come è fatto. Andiamo ora a visionare tecnicamente il fucile e a dare qualche numero e misure. Allora, come ho detto, questo è il veleno 95 della Seahawk, è leggermente più lungo rispetto al falco perché, diciamo così, ho notato che è circa 5 cm più lungo, molto probabilmente l'assembramento dell'impugnatura e la testata lo rendono leggermente più lungo. Questo chiaramente ne beneficia a mio avviso la potenza perché dovrebbe avere un maggior allungamento dell'elastico. Per quanto riguarda l'impugnatura, è quella diciamo, che ormai conosciamo tutti, è quella della Seagal Sub che monta sui Nemesis, veramente ottimo come prodotto, ha un sistema di sgancio veramente morbido e quindi cioè, sono sicuro al 100% che andrà bene. Questo è il mulinello sempre della Seagal Sub che è abbastanza ridotto e molto comodo. Chiaramente è tutto in plastica, in materiale plastico, però diciamo la sua funzione la fa egregiamente e devo dire che per quello che io l'ho utilizzato sugli altri modelli mi sono trovato veramente bene. Il fucile monta un'asta da 6,5 come diametro e la lunghezza è 125 cm. Ha due speroni per il caricamento, ne ha uno diciamo più avanzato dove ci va montato il nylon, quindi o il cordino, serve anche per, diciamo, per una precarica. E poi successivamente ha un altro sperone dove si può caricare alla massima potenza. Per quanto riguarda il caricamento, chiaramente rispetto ai primi modelli è cambiato. Questo fucile è uscito da circa 4 anni. I primi modelli avevano il sistema di caricamento con lo spillone in acciaio come il falco, quello in legno, e poi successivamente sono state apportate delle modifiche veramente interessanti. C'è la possibilità di caricarlo direttamente con questo sistema qui con questo carichino, e praticamente uno non deve portare appresso lo spillone come con l'altro modello. Quindi una volta poi chiaramente caricato il fucile si chiude questa clip posteriore proprio per quando uno spara non si sgancia l'elastico, si richiudono le alette e rimangono a scomparsa, quindi non danno fastidio né per il brandeggio verticale né per quello orizzontale. Anche questo ha un frazionamento di caricamento, quindi ha la massima potenza, ne ha una intermedia e poi questa parte qui serve per diciamo, il caricamento iniziale. Quindi io cercherò di farvi vedere un attimino. Non lo carico perché chiaramente a casa non si carica, però diciamo che inizialmente si mette nella parte quella più vicina alla testata l'elastico, poi una volta messo questo si tira fuori l'elastico dalla testata, si porta chiaramente nella potenza intermedia e poi in quella successiva, e chiaramente una volta caricato nella parte anteriore possiamo poi successivamente caricarlo nella parte posteriore.
Nella parte posteriore possiamo decidere o diciamo con meno potenza, quindi magari per sparare in tana, quello che sia, oppure arrivare alla massima, che è questa qui, così. Quindi una volta caricato si richiude, si chiudono le alette e è pronto per pescare. Quindi è veramente fatto bene rispetto, diciamo, al precedente, c'ha queste accortezze che non sono poco. La testata è quella classica roller rivista, perché l'altro modello chiaramente era castonata nel legno, quindi le carrucole stavano all'interno del legno, mentre questa ha praticamente una testata fatta apposta e poi viene assemblata sul fusto. L'asta è una doppia aletta, sempre della Sical Sub, molto bella e ben fatta, quindi diciamo che il prodotto a primo impatto è molto bello. Il fusto chiaramente riprende un po' il fratello maggiore, il legno, maggiore perché chiaramente costa di più quello in legno perché c'è più lavorazione e più tempo, quindi ha sempre queste fessure laterali che chiaramente servono per agevolare il brandeggio orizzontale, ma soprattutto per renderlo più stabile, perché chiaramente è come se il fucile sta in un binario, è molto più facile da brandeggiare e poi quando uno spara c'ha molto meno rinculo. Già il roller in sé per sé con questo sistema di elastici sopra e sotto ha meno rinculo, però con questo sistema è sicuramente qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il fusto, nel suo interno c'è del poliuretano espanso e chiuso sia da una parte anteriore che nella parte posteriore, quindi lo rende, diciamo, come galleggiabilità migliore e non c'è possibilità di allagamento. Una caratteristica buona per questo fucile è l'equilibratura. Abbiamo la possibilità di piombarlo, ma già è assettato dalla casa, però se vogliamo magari cambiare assa, metterla più pesante, più lunga, possiamo togliere o mettere piombi a seconda della lunghezza del fucile. Nella parte sotto della testata e all'interno c'è la possibilità di aggiungere o togliere piombi. Per quanto riguarda la lunghezza, diciamo che l'ingombro totale è circa 130 cm fino all'appoggio sternale, mentre poi l'asta praticamente è circa 125 cm. Diciamo che come ingombro è abbastanza contenuto, quindi devo dire che il fucile si presenta molto bene. Ragazzi, credo di aver detto tutto di questo fucile, spero di non aver dimenticato nulla. Non vedo l'ora di provarlo in mare e di confrontarlo col falco, perché niente, se continuate a seguirmi sul mio canale, se non siete iscritti fatelo, anche perché a me fa piacere, e se avete domande scrivete direttamente sotto il video, io vi risponderò immediatamente, quindi dubbi, problemi o cose, non ci sono problemi, a me fa piacere. Ciao a tutti e ci risentiamo spero presto, ciao e grazie.